Professor Orsini, no? Io vorrei innanzitutto dire che possiamo uscire da questo inferno soltanto se noi riconosciamo i nostri errori e abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo fare presto a riconoscere gli errori dell'Unione Europea che sono molto grandi. La responsabilità militare di questa tragedia è tutta di Putin e io condanno con tutte le mie forze questa invasione e sono totalmente schierato dalla parte del blocco occidentale e dalla parte degli ucraini. Ma la responsabilità politica di questa tragedia è principalmente dell'Unione Europea. Per quale motivo? In primo luogo perché questa era la guerra più prevedibile del mondo, perché esiste una legge ferrea della politica internazionale la quale prevede che le grandi potenze proibiscono categoricamente ai paesi confinanti, laddove sia possibile, di avere una linea di politica estera che rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale. Quello che Putin sta facendo oggi all'Ucraina è esattamente la stessa identica cosa che Kennedy ha fatto a Castro nel 1962, cioè gli Stati Uniti dissero a Cuba: tu non puoi avere una linea di politica estera indipendente dagli Stati Uniti che metta a repentaglio la mia sicurezza nazionale. Se tu provi a impiantare missili sovietici a Cuba, io ti distruggo e sono disposto ad arrivare fino all'escalation militare. In altre parole, quello che accade è che l'Ucraina sta alla Russia come il Messico e il Canada stanno agli Stati Uniti. Se il Messico oggi si alleasse con Putin, certamente gli Stati Uniti distruggerebbero il Messico o assassinando il suo presidente o favorendo una guerra civile in Messico oppure con uno sfondamento del confine facendo esattamente questo tipo di guerra. Quindi il punto fondamentale è comprendere la logica delle grandi potenze i cui comportamenti sono largamente prevedibili perché fanno le stesse cose da centinaia di anni. Vediamo adesso all'Unione Europea. Dove ha sbagliato l'Unione Europea? Tutte le grandi potenze o quelle potenze che ambiscono a essere grandi hanno delle linee rosse. Gli Stati Uniti hanno varie linee rosse, una delle quali è Israele, che non può essere toccato. La Russia ha una linea rossa in Ucraina e in Georgia. La Cina, quando le sarà possibile farlo, ha una linea rossa a Taiwan. L'Unione Europea non ha linee rosse. L'Unione Europea avrebbe dovuto dire agli Stati Uniti: premesso che io amo profondamente gli Stati Uniti perché è un paese che mi ha dato tantissimo nella vita e io amo profondamente gli Stati Uniti, avrebbe dovuto dire l'Unione Europea agli Stati Uniti: noi vi amiamo, noi europei amiamo voi americani, ma noi abbiamo una linea rossa che voi americani non dovete permettervi di superare. Voi non potete, e qual è questa linea rossa? Voi non potete fare. Ideale, quale sarebbe dovuta essere? Non allargare la NATO così a est? La linea rossa è che l'Unione Europea deve rifiutare drasticamente qualunque politica che metta in pericolo la vita degli europei. Un secondo soltanto, e gli Stati Uniti ci spiegano come dobbiamo uscire da questa crisi, siccome loro ci sono superiori in quasi tutto, ce lo insegnano loro. Come uscì Kennedy dalla crisi dei missili? Disse a Khrushchev: noi adesso facciamo un accordo segreto che nessuno deve conoscere. Tu ti impegni a togliere i missili sovietici da Cuba e io entro un anno ti tolgo i missili Jupiter dalla Turchia. Ma questo accordo segreto non può essere rivelato perché io sto massimizzando la sicurezza degli Stati Uniti, minimizzando la sicurezza degli europei. Quindi, diciamo, il tema dell'allargamento della NATO, sintetizzo, a est è stato far credere o far pensare agli ucraini che potessero accedere alla NATO, è stato un gravissimo errore. È stato un gravissimo errore perché l'Unione Europea ha demandato questa questione alla NATO, mentre i paesi dell'Unione Europea sono tutti in Europa. I paesi che compongono la NATO non sono tutti in Europa. Dunque il Canada, l'Australia e gli Stati Uniti non temono una guerra in Ucraina come dovremmo temerla noi europei.